Buongiorno amici, bentrovati sul mio canale. Questo che ho tra le mani non è un filo d'erba, anche se sembrerebbe un semplicissimo filo d'erba, è un dendrobium, il Dendrobium violaceum. Violaceum forse sarà il nome dal fatto che fa il fiore viola. Questi sono due fiori, guardate che fiori particolari, cresce sulla canna vecchia. Qui abbiamo la canna nuova che sta crescendo, eccola qua. Queste sono le canne vecchie. Vedete che ha il bulbo cicciottoso giù da piedi, questi tre bulbi. Questi poi faranno i fiori la prossima volta. Sembrano fili d'erba, è un dendrobium, è bellissimo, è da intermedio fresco. Quindi quando diciamo intermedio fresco intendiamo una temperatura che va fino a 10 gradi. L'abbiamo messo nel vaso di terracotta con lo sfagno perché le radici non ve le posso descrivere, perché credo che le radici sono come questo pezzettino qua di filo vecchio, ma forse è troppo grosso in proporzione. E dei capelli rende meglio l'idea, praticamente sono capelli. Questo era in zattera quando l'ho preso, però in zattera, siccome non ho un'umidità ambientale sufficientemente valida, in zattera era sofferente. Diciamo che aveva proprio 3 cm di radice, ma forse esagero. Guardate che vaso, che diametro. Il vaso è da 7, in terracotta, sfagno. Allora, la quantità di acqua le radici ce l'hanno perché questi bulbi sono cicciottosi, quindi sta bene. Diciamo non ha tanto punte vecchie, tanto punte rovinate, quindi diciamo che sta andando bene, la ricrescita c'è e ha due fiori. Ecco, il fiore ha questo pistilletto più arancione dentro e ecco, quell'altro è chiuso, sta nascosto dietro. Dai, che è spettacolare come dendrobium. Dicono che sia un po' rognosetto, un po' difficile da gestire, ma in realtà se lo mettete con la giusta condizione rende bene. Eccolo qua, questo è il fiore. È carino, è piccolino perché se vedete il dito mio siamo lì, piccolissimo piccolissimo. Allora, diciamo che come dendrobium dicono che sia un po' difficile perché le condizioni in casa non sono sempre le ideali. Con lo sfagno riesco a mantenere la giusta umidità e col vaso di terracotta, quando andremo a 40 gradi, riuscirà a sopportare le temperature perché qui dentro rimane più fresco. Quindi il vaso di terracotta ha la caratteristica di mantenere bene l'umidità, perché praticamente l'acqua che voi mettete dentro esce dal vaso, quindi la pianta respira e traspira, in più mantiene un elevato grado di umidità. E non è difficile, se vi capita di trovarlo prendetelo perché occupa poco spazio, vedete sta su meno di mezzo palmo di una mano, quindi facile a poterlo gestire. La soddisfazione di vederlo in fiore con questi fiori particolari c'è. E ve ne faccio vedere un'altra di pianta che ho qui vicino a lui, adesso la vado a prendere. Eccolo, questo è l'altro violaceum che ho, ne ho due di tipologie, ma sono sempre, uno l'avevo messo in zattera, questo qui pure però non è riuscito bene. E vedete, quando forse c'è qualche problema di umidità, c'è la foglia che non è riuscita ad uscire bene fuori, adesso la aiuto io, c'è qualche puntina nera, evidentemente qualcosa non è andato. Ho provato a metterlo in fibra, ma anche lui non so se non gli ha gustato, non gli è piaciuto oppure veniva già da una situazione di stress sua, non lo so. Li ho messi tutti e due in queste condizioni, sono tutti e due qua. Qui riesco un pochino meglio a gestirli. Se vi capita prendeteli. Adesso quello che farò è tirar fuori questa foglia che è rimasta incrastata qui, che se non la tiriamo fuori rimane sofferente. Facciamo uscire. Ecco, queste sono le canne nuove che sono uscite. Diciamo che è il sistema di coltivazione migliore. Ripeto, erano due zattere, le ho smontate e le ho messe in vaso. Considerate come se queste fossero zattere, in realtà sì, noi lo chiamiamo vaso, ma io lo concepisco come un modo diverso di zatterare, perché
La zattera è in piano ed è in sughero, questo è un vaso, secondo me per come la vedo io è lo stesso sistema di tenerla in zattera, tanto si asciuga velocemente perché la terracotta assorbe l'acqua e asciuga, e quindi diciamo è una diversamente zattera, la considero così, diversamente zattera. Bene, spero di avervi fatto vedere qualcosa di nuovo, di non particolarmente difficile, se tenuto o gestito in condizioni adeguate. Bene, al prossimo video, a presto!